si può comunicare non solo attraverso il nostro linguaggio del corpo, ma anche grazie al modo in cui utilizziamo lo spazio attorno a noi. Averne consapevolezza e padronanza può fare un'enorme differenza e rendere il nostro messaggio molto più efficace e carismatico. 2 consigli e 3 curiosità. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like! Se ti è capitato di assistere a delle conferenze, a delle presentazioni di qualche tipo, o anche molto più banalmente a delle lezioni, ti sarai reso conto che molto spesso chi parla non sa esattamente come utilizzare lo spazio attorno a sé. È come se si sentisse a disagio nell'occuparlo e quindi ricade in 2 errori molto comuni. O continua a muoversi in modo scomposto, passeggiando continuamente avanti e indietro senza ragione, sembrando così un animale in gabbia e facendo percepire il proprio imbarazzo e trasmettendo ansia, oltre a distrarre dalle parole. O al contrario, rimane immobile su 2 piedi tutto il tempo, sembrando inchiodato al suolo, e quindi mostrandosi innaturale e risultando anche noioso. Ma tu dirai, se non va bene nessuno dei tuoi atteggiamenti, cosa bisogna fare per apparire più comunicativi? Sarebbe davvero troppo semplicistico risponderti una via di mezzo, perché bisogna capirne le ragioni ed utilizzare sempre un preciso significato quando ci si muove, per rendere così più suggestivo il messaggio. Esistono delle tecniche di ancoraggio. Non ti preoccupare, non è assolutamente nulla di particolarmente complicato una volta capito il meccanismo, è solo questione di applicarsi un minimo, come sempre. Occupare uno spazio determinato trasmette una maggiore autorevolezza. Per questo, ad esempio, i conferenzieri del TED occupano uno spazio delimitato dalla luce dell'occhio di bue, nel loro caso rossa, che risulta particolarmente suggestiva perché si staglia contro il buio assoluto del palcoscenico e di tutta la platea. Non devi però eccedere, perché come ormai sai, la nostra vista è attirata da tutto ciò che si muove. E quando qualcosa o qualcuno rimane statico troppo a lungo, si smette di guardare, ci si distrae, la mente inizia a vagare altrove, con il risultato che le persone cesseranno di ascoltarti con interesse. Dunque, muoviti sul palco, ma con consapevolezza. Puoi visualizzare che sul palco ci sia una linea immaginaria, che a seconda delle tue necessità può idealmente rappresentare vari elementi. Tutto dipende dalla tipologia di discorso che andrai a tenere. Spesso i discorsi contengono una narrazione che abbraccia un periodo temporale che si snoda fra passato, presente e futuro. Non sono incentrati su un unico periodo. E allora tu potrai sfruttare questo schema a tuo vantaggio. Magari potrebbe essere, che so, la storia di un brand dagli esordi sino ad oggi, con poi tutti gli obiettivi verso il futuro. È un esempio qualunque, ma potrai trovare decine di discorsi con questo schema. Una curiosità. Una premessa. Ricordati sempre che sul palco la tua destra corrisponde alla sinistra del pubblico e viceversa. E partendo dal presupposto che noi scriviamo da sinistra verso destra e che siamo abituati a ragionare sia temporalmente che spazialmente in quel modo, segui il giusto ordine per non disorientare l'inconscio del tuo pubblico. Quindi se ad esempio la tua narrazione esordirà partendo dal passato, poniti alla tua destra del palco che corrisponderà alla sinistra del pubblico ed inizia il tuo discorso rimanendo in quella posizione per tutto il tempo necessario, sempre continuando a parlare perché devi rammentare che non devi interrompere bruscamente il tuo discorso, a meno che non siano necessarie delle pause ad effetto. Dirigiti lentamente verso il centro del palco, sempre guardando il pubblico, mantenendo un ideale contatto visivo, ma te lo spiegherò altrove. Il centro rappresenterà il presente e lì sosterrai per parlarne. Infine parlerai della proiezione nel futuro, con tutti gli obiettivi e quant'altro. Ed ancora una volta procederai lentamente verso l'altro capo del palco e lì sosterrai per parlarne. Una curiosità! In questo modo non solo manterrai più viva l'attenzione del pubblico offrendo del movimento, ma ancorando dei concetti ad uno spazio fisico li renderai molto più vividi, più incisivi e più efficaci e contribuirai a farli memorizzare meglio alle persone che abbineranno più stimoli sensoriali. La stessa tecnica di ancorare dei concetti a questa linea ideale sul palco può essere utilizzata in più varianti,
tutte altrettanto efficaci. Te ne elenco alcune, però sarà poi a te, con un minimo di creatività, individuare dei punti salienti nel tuo discorso che si prestino ad essere enfatizzati in questo modo, suddividendoli nettamente. Ad esempio, puoi contrapporre visioni diverse sullo stesso argomento, evidenziando i pro e i contro di ognuna, scegliendo punti diversi del palco e fermandoti lì per parlarne. O se devi parlare di luoghi diversi, o anche di persone diverse, o personaggi diversi. Non lasciarti perdere l'occasione di ancorarli a questa linea ideale sul palco. Ma anche se magari devi parlare di qualcosa di personale, di una tua evoluzione, di un tuo cambiamento, di una tua crescita, cammina sul palco con i giusti tempi e suggestiona così la tua platea. Non sottovalutare quanto tutto diventi estremamente più efficace con questo piccolo trucchetto. Più il tuo discorso sarà frazionato in blocchi che si possono rappresentare su questa solita linea ideale del palco, e più potrai utilizzare a tuo vantaggio questa tecnica. Un consiglio: mentre prepari il tuo discorso, puoi anche intenzionalmente strutturarlo preventivamente in quel modo, così da essere avvantaggiato. Immaginati sul palco e crealo di conseguenza. Ma puoi fare anche di più. Puoi utilizzare lo spazio anche nell'altra direzione, verticalmente, non solo orizzontalmente. Potrai quindi allontanarti o avvicinarti al pubblico, aumentando il pathos delle tue parole, perché muovendoti in quel senso farai leva sulla parte più emozionale del pubblico. Se, tornando all'esempio della tua crescita personale, partirai dal fondo del palco avvicinandoti man mano, gradualmente, alla platea, aumenterai il coinvolgimento delle persone facendole sentire sempre più partecipi via via che ti avvicinerai a loro, facendo però attenzione in questo caso ad un paio di elementi pratici. Avrai a tua disposizione ovviamente in questo caso minore spazio e dunque dovrai gestirlo molto bene. E poi dovrai accertarti di essere sempre illuminato in modo adeguato, a meno che giocare con luci ed ombre non deponga a tuo favore, sottolineando ancora meglio le varie parti del tuo discorso. Un consiglio: sarebbe sempre preferibile, se possibile ovviamente, conoscere preventivamente il palco sul quale ti esibirai e osservarne l'illuminazione per sfruttare il tutto al meglio. Ora divertiti a capire come utilizzare al meglio il palco per la tua narrazione e segnati le parti durante le quali ti muoverai. Vedrai che tutto risulterà molto più carismatico. Una curiosità: fare questo lavoro preliminare ti aiuterà oltretutto a memorizzare meglio il discorso che andrai a fare. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.